Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di NDE. Siccome a grande richiesta molti di voi vogliono sapere se ci sono anche casi che non sono prettamente nella cultura o nei popoli occidentali, iniziamo a parlare dell'Oriente, del mondo e iniziamo a parlare dei casi di NDE dell'Uzbekistan. Vedremo oggi infatti due casi di un uomo e di una donna che si professano di religione musulmana. I casi li prendiamo da uno studio del dottor Birg Engman, un neurologo primario del centro di riabilitazione di Birg in Germania, che ha fatto appunto uno studio in Centro Asia riguardante l'NDE e in questo caso è stato in Uzbekistan. All'introduzione dello studio il dottor Birg Engman spiega tutte le modalità che sono più o meno quelle che abbiamo visto in tanti altri studi scientifici e riporta le casistiche di quanto fatto. Eventualmente vedo se riesco a pubblicarvi una tabella per quelli che vogliono o sono appassionati di più della parte di vista scientifico-medica che dalla parte di vista poi spirituale. Ed ecco voi la tabella, come potete vedere, col numero di persone. Vedete che la linea degli Obe è evidenziata ben in alto, per cui vedremo dopo, capiremo dopo il perché. Vedete chi ha visto la luce, chi ha visto altre persone, chi ha visto un partner a zigzag, chi ha avuto la mente vuota e chi ha avuto altri tipi di esperienze. Questa è la tabella risultante dagli studi fatti. Il primo caso che prendiamo oggi in considerazione ovviamente non ha nome, in quanto i casi sono anonimi. Diciamo che il soggetto è un maschio musulmano di 39 anni. È stato coinvolto in un incidente d'auto. In pratica fu ritrovato dopo un incidente d'auto avvolto dalle lamiere, completamente privo di coscienza. Infatti durante l'impatto era deceduto, fisicamente morto. Fu quindi rianimato e trasportato in ospedale. Venne poi operato all'addome per varie emorragie, vari traumi e fece 3 giorni di coma. Una volta risvegliato raccontò la sua esperienza di NDE. Lui racconta non il tipico tunnel, ma di essere passato attraverso una specie di fiume scuro, di fiume nero. Quindi se vogliamo l'impressione è sempre quella, che sia la valle, che siano le scale, che sia il fiume come in questo caso. E quindi di essere comparso in un grande spazio luminoso. Lui lì non definisce se c'era l'erba per terra, se era uno spazio fisico, se era un'immensa luminosità. Questo non riesce a spiegarlo. Si ricorda che ha visto un bel po' di gente che non riconosceva e invece gli si avvicinò questo signore vestito col tipico vestito uzbeko, lo shalat. Infatti questo signore che si avvicinava con lo shalat blu era proprio completamente vestito in maniera tradizionale. Man mano che si avvicinava e lui lo riconobbe, era suo nonno. Il nonno gli si avvicinò, gli sorrise, lo abbracciò e gli disse che però non era il momento, che lui avrebbe dovuto tornare a casa perché ancora doveva vivere. Lì per lì lui non capiva, non si era ancora reso conto neanche di essere morto, tanto era stato veloce il trapasso in questo incidente d'auto. Ma anche le altre persone che si stavano avvicinando, lui sentiva che bisbigliavano tutte che lui doveva tornare indietro. Così è stato, dopo qualche momento si è sentito risucchiare e si ricorda poi solo quando è rinvenuto dopo i 3 giorni di coma. Quindi questo caso, un uomo musulmano di 39 anni uzbeko. Andiamo a vedere adesso il secondo caso.
Il secondo caso è una donna, sempre uzbeka, sempre di religione musulmana, benché lei fosse poco credente, poco praticante, e all'età appunto di 35 anni partoriva 2 gemelli. Nel partorire 2 gemelli ebbe uno strappo molto grande all'utero, quindi emorragia piuttosto evidente e la morte fisica. Venne portata di corsa in rianimazione, le venne praticata la rianimazione, ma nonostante questo la donna non si riprendeva. Quindi, mantenendola sotto rianimazione, fu operata nel mantenerla, diciamo, col circolo e la respirazione artificiali per bloccare l'emorragia, e gli fu trasfuso del sangue e la signora quasi miracolosamente si riprese. Il suo racconto è diverso da quello del precedente. Lei racconta di essere passata attraverso un ambiente blu, un bel blu scuro ma blu. Quindi lei vide queste pareti, come questo lungo corridoio blu, e passò attraverso questo corridoio blu. Passando attraverso questo corridoio blu arrivò in un ambiente anche lei molto luminoso, davanti al quale però lei si trovò parecchie porte. Queste porte erano tutte colorate, cangianti, e cambiavano continuamente colore. Quindi lei doveva, in questo caso, andare a vedere una di queste porte. La porta davanti a lei si aprì e lei capì che quello era il paradiso, un ambiente bellissimo, luminoso, prati, fiori colorati, insomma un paesaggio veramente fantastico. Non incontrò in quel momento nessuno. Vide poi piano piano apparire come delle luci che le venivano incontro. Quando queste luci stavano per avvicinarsi, sentì al suo interno, non sentì nessuna voce esterna, ma sentì proprio nella testa qualcuno che le disse che non era arrivato ancora il suo momento, che sarebbe poi tornata in paradiso se si fosse comportata bene, ma che non era ancora il suo momento. Quindi venne respinta e si ritrovò nel corpo mentre si risvegliava dopo l'operazione. La signora, una volta ripresasi, è diventata estremamente religiosa e molto osservante, proprio perché vuole meritarsi quel paradiso che lei ha solo intravisto e che ha considerato una delle cose più belle che è mai successa nella sua vita, nonostante la drammaticità con cui è arrivata a vivere questo tipo di esperienza. Questo va a confermare un po' anche tutti i casi che abbiamo visto occidentali, dove le persone che hanno avuto una vera NDE cambiano completamente il modo di pensare, di vedere le cose e anche comportamento. Altri di questi casi studiati dal dottor Engman riportano, sempre di uzbeki e sempre musulmani, riportano comunque l'incontro con o parenti vestiti nella maniera tradizionale, che generalmente è il modo in cui si vestono nelle grandi, o che appaiono i loro parenti nelle grandi manifestazioni sociali e familiari, quindi le nascite, i matrimoni, tutte le manifestazioni sociali di una certa importanza, e che li accolgono nel momento in cui arrivano nell'aldilà. Anche questo è abbastanza verosimile a quello che succede alla maggior parte degli occidentali, che trovano parenti, amici, conoscenti o personaggi che vengono comunque ad accoglierli, quando non vedono solo questi personaggi di luce. Per cui anche qua, nonostante la diversità culturale, la diversità religiosa, abbiamo le stesse fasi dell'NDE. Anche sempre in questi studi di Engman ci sono delle obe, però il dottor Engman in questo momento non ha studiato
non ha solo riferito che in una prima fase alcuni di questi casi che lui ha studiato hanno avuto l'OBE, ma non ha riferito cosa è successo, cosa hanno visto durante l'OBE. Quindi questa era il primo video vero dedicato in questo caso al Centro Asia, quindi all'NDE asiatiche, ma vedremo altri casi, torneremo a vedere anche altri casi sia occidentali sia comunque del mondo intero nei loro minimi particolari. In questo caso ho voluto parlarvi di 2 casi particolari per darvi un esempio di come anche in altre culture, in altre religioni si vive l'NDE. Sto preparando una diretta, se vi fa piacere ho messo un post dove chiedo il vostro parere, quasi sicuramente, stavo vedendo i primi risultati oggi, si terrà una sera alle 21, o il mercoledì o giovedì sera alle 21. Scrivetemi nei commenti se vi può interessare una diretta sull'NDE, nelle quali potrete fare delle domande, potremo interagire, potrete dire la vostra, chi porterà anche qualche esperienza scrivendo nella chat, e fatemi sapere se vi può andare bene alle ore 21 la sera o se preferite un orario diverso. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete, perché questo è benzina motore per i canali YouTube e mi date la possibilità di portarvi altri video. Un caro saluto, ciao da Ermanno.